Se uno vuole fare attore, lo Žalgiris è un posto straordinario. Io l'ho vissuto, cosa vuol dire per i lituani la pallacanestro, perché credo di essere quello che in Italia ne ha allenati più di tutti. Sorry, if I said hand off, why you play pick and roll? He's very, I would use a very bad word, but I'm not, but he's very anal about situations, spacing, angles, especially angles. Era una follia pensare quando alleni in prima divisione di poter allenare in Europa, ma io volevo quella roba lì. Ma quanta roba c'hai dietro? Avevamo fatto la spesa. Abbiamo della coppa, abbiamo del parmigiano, generi di primo conforto. Kaunas, la cosa principale è lo Žalgiris. Sbarello ancora, è ufficiale. Ed, I'm very curious to see where you at now. I'm very, very curious. I want to see that. You are a night flower, you bloom in the dark. You like it? È un'opportunità, una squadra in difficoltà, un club storico, storicissimo. Non ho guardato la classifica, ho detto però un giorno io potrò dire che ho allenato Partizan e Žalgiris. Praticamente sono partito l'1 gennaio alle 3 di notte, quindi Brindisi, baci e abbracci, ricchi premi e cotillon, tombolata, ok? Bagagli, aeroporto, l'aereo partiva alle 6 di mattina, quindi il primo impatto è stato dal punto di vista lavorativo durissimo, perché sono arrivato a Kaunas alle 4 con allenamento alle 5 e partita il giorno dopo, perché poi era double week, cioè martedì e giovedì si giocava. Bravo, bravo, bravo. Aide, go! Nel double week i dettagli sono poco importanti, è la quantità, è l'energia che hai. Abbiamo dei giochi che sappiamo cosa fare contro tutto. Nose. No, Nose adesso ci viene benissimo. Ho cercato di dare un taglio diverso e il taglio non era nei dettagli, perché chiaramente non avevo la maniglia sui dettagli, quindi sono andato per macro sistemi. Ho detto io sono qua per aiutarvi, venitemi dietro. Quest'anno arrivando in corsa l'ho capito benissimo che devi cercare di non fare niente che possa succhiare energia alla tua squadra. Riuscire a essere obiettivo è la cosa più difficile, perché la pallacanestro è un gioco di errori e tu sai, perché te l'hanno inculcato da sempre, che chi fa meno errori vince, ma non è più vero, perché adesso chi fa più errori, magari fai più errori, ma li fai con un'energia doppia rispetto agli altri, vinci lo stesso. Oltre al talento del coach, il tutto è la velocità con cui Andrea reagisce alle situazioni e soprattutto la capacità di visualizzare anche quello che non è sul campo. I'll take Andrea any day of the week. As much as he pushes, he's trying to make me understand, be better. It's amazing. Instead of a guy that maybe, listens, doesn't really care, doesn't look at the little details. When I do stuff and I know he's watching or he'll know, pushes me to be better, pushes me to be focused, to not let my guard down. And you can tell that he's another level coach. Kaunas 380-390 mila abitanti, la seconda città della Lituania, paese molto piccolo ma con grandissimo orgoglio, 3 milioni. Kaunas, la cosa principale è lo Žalgiris. Tutto è di pallacanestro, in qualsiasi hotel, ristorante, pub, se c'è una televisione c'è la pallacanestro, c'è il museo del basket, tutti sanno chi sei, quindi qua è vita e religione. Se uno vuole fare allenatore, lo Žalgiris è un posto straordinario. Una struttura estremamente verticale, l'allenatore ha un ruolo molto chiaro, non ci sono fronzoli,
magari non hai le cose lussuose, però hai una facility dove allenarti, viaggi in charter, hai a disposizione uno spazio vitale del club dove c'è tutto, col campo a 10 metri dallo spogliatoio, la spa, la parte di recovery, è tutto nell'arco di 3 metri. Quando vai a lavorare devi passare attraverso una palestra e quindi crei un'abitudine. Dove stiamo andando, Andrea? Al mio ufficio. Dove però tu non ci stai mai. No, perché facciamo le cose insieme. Facciamo un po' una cooperativa. Si vede che non ci stai mai. Guarda, ho lasciato questo così. Sembra il tavolo incarcerato quello lì, no? È lo stanzino dove? Eh? È lo stanzino. The House of Pain. I have to introduce you guys. This is Coach G. Questo è il Coach Gintaras. How many years you here? In totally 19. 19. Be nice, please. Signor Sabonis, Taut Vidas. E questo è il nostro Richard Gere. E qui abbiamo il nostro Bruce Willis. Tutto il cast al completo. E adesso fuori dai coglioni, via. Allora io so esattamente che giocare alla Gioia Arena renderà la mia squadra tra il 20 e il 30% migliore, perché c'è proprio una connessione. E voglio solo rendere orgogliosa questa gente della propria squadra. Chiedo sempre ai miei giocatori di andare oltre il limite a livello di energia e di desiderio. Il tipo di atmosfera che c'è per le partite dell'Eurolega è qualcosa, non è raccontabile, detto sinceramente, perché poi la pelle d'oca viene ancora, siamo credo alla quarta o alla quinta, adesso non ricordo, di partite casalinghe, quando in 15.000 si prendono, si abbracciano e cominciano a saltare. Si percepisce sempre una pressione che è un po' diversa da quelle italiane, è una pressione cestistica vera, ecco, non una pressione di cose esterne. One of the big reasons why we sell out every game is the biggest event of the week is the basketball game. Everybody lives for it, everybody dies for it. It's an amazing feeling, it's an amazing crowd. And the negative, when we deserve it, when you don't play good, they'll let you know, but that's the beauty of it, you know, you can't just come and do whatever, because they understand. Everybody here understands basketball, so you have to play to a certain level, and again, it's amazing for everybody. Credo che sia simile a Bologna, con una sola entità, non due, e non la terza entità del calcio che è molto importante. A Bologna alla fine non credo che ti fermino tutti, qui ti fermano tutti, ecco, per capirci. Quando l'Unione Sovietica vinceva le medaglie, sono tutti lituani e quindi è lo sport nazionale. Poi giocare a calcio, io sono arrivato dopo 3 giorni, era meno 23, non mi viene naturale andare a giocare a calcio, ecco. 1992 Olympics, when we win, it's Lithuania, it's a religion, and every boy wanted to be a basketball player, and great players like my father, Kurtinaitis, Marčiulionis. I hope I can coach a lot of those guys too. You want the strawberry? No, I'm good, thanks. I have my milkshake. Hopefully someone doesn't hide it like the other guy. I'm still wondering. You don't have to prove that was me. Dude, I was worried, I could see your back, I'm like, what? And I could hear the glasses. I'm like, what is he doing there? If I wouldn't have heard it, maybe. La scuola di allenatori italiana è di primissimo livello. Hanno seccato gli allenatori dei giovanili proprio. Il cecchino li ha seccati tutti. Non conviene ai club investire. Tu fai
e fra forse 6-5 anni avrai qualcosa, se parti adesso, forse. Gallinari poteva nascere vicino a Lodi, dove è nato, poteva nascere a Catanzaro, ad Alghero. Il settore giovanile non crea Gallinari, crea i giocatori della fascia media che giocheranno 10 anni in Serie A come role players. Qui la pallacanestro è un modo per avere una vita migliore. Le motivazioni individuali sono imparagonabili. In Italia sanno che giocheranno, è molto difficile motivarli a lavorare e tutto. Qua in Lituania, come in Serbia, la pallacanestro è il passaporto per una vita migliore. Quella è la differenza. Noi abbiamo lo Žalgiris 2 e lo Žalgiris 3. Tutto è innervato e loro hanno un ciclo dai 3 ai 4 anni dove non c'è l'Under 19, no, è la seconda e la terza squadra. Quindi chi arriva nella terza squadra vuole andare nella seconda come obiettivo, chi è nella seconda vuole andare a giocare nella prima. Lo youth department è qualcosa dei corpi 2-10, 2-11, 2-13, atleti, fisicati, pazzeschi. Manca un po' di creatività, ma spero che da buon italiano riuscirò a seminare qualcosa. Sei un allenatore abbastanza tranquillo durante la partita. Ci ho lavorato tanto. Quindi sei abbastanza tranquillo durante la partita. Sì o no? Siamo ancora al lavoro. Quando si vince, si perde, tutto lo staff viene nell'ufficio allenatori e si beve una birra gelata eccellente. Questo non ne puoi mettere. Noi chiaramente abbiamo cercato l'upgrade. Ma quanta roba c'hai dietro? Abbiamo fatto la spesa. Bisogna essere sinceri, bisogna ringraziare Coach Banchi per questo. Che è arrivato e ha avuto la così grande cortesia di portarmi, guarda, tutti questi prodotti. Luca Banchi, guarda, salame e formaggio che mi ha portato da Bologna, un grande. Per esempio loro si sono stupiti di come io ho tagliato il formaggio, perché loro, come fanno un po' tutti, quelli che non lo sanno, cosa fanno? Fanno i grattacieli, fanno le strisce. No, this is the best way to cook. only this, Poi parlo da reggiano, una buona birra e il parmigiano, cioè abbiamo già detto tutto, ecco. Poi questo ben di Dio si è palesato la persona più importante della storia della Lituania, che è Arvydas Sabonis, ed è una persona straordinaria, un genio, come quando giocava, e ha apprezzato i generi di primo conforto arrivati dall'Italia. Parmigiano reggiano. Parmigiano. Tutto bene? Hai dato un po' di mortadella Sabas? I'm trying. Solo gli italiani questo, solo gli italiani. I remember when he was in Žalgiris last year, where he dominated, and we were in Unicaja. But that was his last years. I remember a lot of times, like Domas as well, watching the highlights. We would watch a lot of videos, a lot of YouTube. Always try to learn, see the passing, see the skill set, see the way he thinks. You know, it was amazing. Use the dribble to have a top pick and roll. Use the dribble to have a top pick and roll. I have to ask you one big thing. Huge. Favor? No. It's a question. It's not you have to do this to me. You owe me your respect. Like Don Vito Corleone. Hey, you know what I have to say now? Vaffanculo. Bravo. Il nome fa Sabonis, il nome fa Tautvidas ed è il mio assistente. Ragazzi, è un talento. Purtroppo il DNA non mente. Now it's my 5th year. 4th year with the first team and 1 year with the youth team. I am 31. I'm going to turn, yes, I'm 31 or 32. Now I'm confused. 32. Okay. 32. I was playing good, solid in 2nd Division Spain, but
never fulfilled me, never was playing to the limit or to the level that I wanted to. And I always wanted to be a coach. In Castellón that I was playing, I was already doing the courses of coaching for Spanish, just in case I need it. And I took to Polish Montagnes. So he gave me the option. I didn't hesitate, maybe a little. I hesitated a little, but best decision I took because I'm the happiest I've ever been. When I played, I was happy, but I was never this happy. I actually had a fajita. Home? Yeah, home. Gambas, yeah. Like one time. Gambas? Home gambas. My mom did. Allora. This is the third one today, vaffanculo. I'm also looking to try to find gambas, but I don't find gambas. First 20 minutes he walks into the office, if he doesn't say a vaffanculo, it's not a good day. So we need that vaffanculo. Gli manda dalla Spagna la madre i gamberoni, vaffanculo. Allora è facile fare fallita sui gamberoni buoni. Andrea, what in my opinion, the first few weeks, what he really installed was confidence. He's a very good talker, he's a very good motivator, he knows how to speak, he knows how to use the right words, and I feel like those first weeks he really brought out the best of everybody. I asked you to be hungry, you were hungrier. I asked you to play energy, you played through mistakes, kept them 72 with this kind of effort. Think about what we can do. Just focus on what we can do. Well-deserved day off. Let's go! And cheese for Cavarius. Yes, sir. That's what I like to hear. Parlo molto con i miei giocatori, voglio capire perché sei così, voglio capire cosa vuoi dalla tua vita di giocatore. Brady Manek mi ha detto, sei la persona più brutally honest che abbia mai incontrato nella mia vita, ok? A bad game can happen, but you are too frustrated. I don't see good things coming out of that. Even Michael Jordan was missing shots. Sorry, man. You're here because we believe in you. And what I think about you doesn't change. You are not defined by a bad game. You are not defined by the open shot missed. You are defined by your attitude, your culture, your being a good teammate and good human being. You have to shoot the ball. And if you are on the court and you are 10 times open, means that I believe that you have to take 10 shots. You miss 10, it's on me, it's not on you. I manage personnel, you play. Ball will fall. You are a natural shooter. Ball will fall. Not every day. L'unica cosa che conta è evolversi. Prima allora, succede questo, si fa questo. Dogma e assiomi. Adesso succede questo. Perché succede questo? Ok, quella volta là, 2 anni fa, feci così, ma qua sono giocatori, club, situazioni diverse. Facciamo la cosa più giusta in quel momento, non in generale nel mondo. Practice before the game. It was really tough. When you were playing, you played 35 to 40 games. EuroLeague was, with the playoffs, 24 games. 10 years ago was always 2 practices, double practice every day. Yes. At least 3 days per week was double. Yes. L'Eurolega è brutale perché non ti dà spazio di errore, non ti dà tempo per recuperare. Io penso che non si possa non fare salary cap e Dubai. Trasferte saranno massacranti. Se però questo immette denaro fresco, possiamo ancora migliorare il prodotto. Penso potremo essere maturi per i playoff, ma va benissimo stare così perché l'evento Final Four è comunque ancora una roba che ti tiene lì. Ti dico una provocazione proprio pazzesca. Io giocherei anche a mesi, 2 mesi solo campionato nazionale, giocando domenica, giovedì e
periodo solo per le coppe e poi periodo solo per le nazionali. Perché il mix non fa bene a nessuno. Guarda che anche l'NBA sta andando verso qualcosa che neanche loro piace più. Io mi ricordo che mi svegliavo per vedere gli All-Star Game, era il massimo. Adesso è vomitevole. Adesso non si può guardare. Lo sport numero 1 in America qual è? E il football è brutale. Ogni domenica sangue. È come annacquare un buon vino. Io stavo pensando, ma io cosa faccio se il mio giocatore va a stoppare un compagno perché si sta annoiando durante la partita? Non ho ancora trovato una risposta. Ma io, nell'occhio di un ragazzo di 15-16 anni che vede sta roba, cazzo, una figata, oh! Cioè, questo è andato a stoppare. Cioè, si parlerà di questa cosa per un po', no? Essere arrivato dove sono arrivato può essere tanto, può essere poco, non è assolutamente importante. Per me è tantissimo da dove sono partito. Non ho visto i miei figli crescere, mi è costato tantissimi sacrifici. Ho tantissima voglia di giocare una Final Four, ho tantissima voglia di giocare una Final Four, di provare a vincerla. Sarebbe la ciliegina, sarebbe chiudi il cerchio. Però se mi fermo e analizzo, dico, dai, non è andata male. Allora, voto la mia intervista. Location 10, ok? E tu puoi ribaltare il voto, lo sai, vero? No, tu, non io. Vabbè. Mi sono divertito.